Ciao, io sono Martina e questo è Parliamo di Maglia, il mio podcast in cui parlo di lavoro a maglia e di tutto quello che c'è intorno. Oggi è martedì, è il 17, mi sembra, di settembre e domenica sono tornata dal raduno nazionale del gruppo di Elisabeth Zimmermann all'italiana. Due cose velocissime prima di iniziare. La prima è grazie a tutte e tutti, le nuove iscritte, le persone che mi sono venute a salutare al raduno, grazie all'organizzazione del raduno, grazie a tutti. La seconda, comunicazione più di servizio, sottotitoli. I sottotitoli arrivano, ma se volete contribuire ai sottotitoli c'è un link sotto nella descrizione e vi si apre un'interfaccia molto intuitiva e potete dare il vostro contributo per i sottotitoli sia in italiano, quindi per le persone che hanno difficoltà uditive, sia in inglese o in una lingua. Insomma, se mi volete dare una mano a tradurre in altre lingue io sono felicissima. Terza informazione di servizio: spesso mi chiedete informazioni sulle cose di cui parlo, salvo sviste, ma sono abbastanza attenta. Tutte le note riguardanti tutte le cose di cui parlo durante gli episodi sono nel post del blog /sito www.parliamodimaglia.it, che trovate un po' dappertutto. Comunque se voi digitate parliamodimaglia.it vi esce e c'è una listona, non c'è niente in più di quello di cui parliamo, ma c'è una lista con tutti i link o comunque tutti i riferimenti in ordine, cioè seguono il video mano a mano che ne parlo, ma trovate tutto lì. Voi chiedete pure, ma tendenzialmente se volete una risposta veloce potete andare lì e quasi sicuramente trovate tutto. Fine delle premesse. Firenze è stata una cosa stupenda, un'esperienza meravigliosa. Chi non c'era ci è mancato, chi c'era sono stata felicissima di incontrare, di vedere tante di voi. Io, vabbè, ho paura quasi a nominare le persone perché so che sicuramente mi dimentico qualcuno, però ecco, in particolare, ok, Orietta, con cui proprio siamo stati compagne di banco tutto il tempo, poi ho visto finalmente Dana lì in Galletta, che è veramente stata l'anima di questa cosa. Ho avuto modo di conoscere i fantastici proprietari produttori di Borgo dei Pazzi, e questo sarà un capitolo per un altro episodio, perché sono veramente le persone straordinarie che fanno un lavoro straordinario, un sacco di designer, un sacco di appassionate, cioè è stato bellissimo vedere proprio questa congrega di donne tutte diverse, tutte accomunate dalla stessa passione. Cioè è stato uno spettacolo, veramente ho la pelle d'oca mentre ve ne parlo perché per me è stato bellissimo. E poi vabbè, ovviamente c'era Meg Swanson e sua sorella, e cosa vi posso dire, è stato incontrare una persona così, avere la possibilità di imparare da una persona così. Ok, la maglia, ma io penso che qualunque sia l'hobby della vostra vita, qualunque sia la vostra passione, una volta nella vita avere la possibilità di imparare da qualcuno così può essere veramente un piccolo punto a nostro favore. Una donna di un'eleganza
di una semplicità, di un savoir-faire, e nello stesso tempo un sapere, cioè la materia che tratta, lei ha una conoscenza sterminata, benissimo, ma ha una capacità di trasmettere questa sua conoscenza. Io non sono una brava insegnante, ma penso di saper riconoscere bravi insegnanti perché ne ho avuti, e lei è una di queste. Ho avuto modo di passare con lei 5 minuti in cui abbiamo un pochino parlato per il podcast, e saranno più avanti. E cosa vi posso dire? Io adesso voglio andare a il knitting camp in Wisconsin, cioè tipo l'obiettivo, il mio prossimo obiettivo è fare questa cosa, cioè non mi interessa Edinburgh Yarn Festival, Barcellona, cioè mi sento proprio, c'è un po' di entusiasmo così, poi non so se riuscirò a farlo, però mi ha veramente colpito profondamente, al di là della maglia, come personalità, una personalità carismatica, una donna notevole, bello poterla averla conosciuta. E niente, adesso vi faccio vedere quello che mi sono portata a casa, cosa ne dite? Così mi passa un po' di emozione, perché a pensarci mi emoziono veramente, è stato forte, è stato importante. Ok, dunque vi faccio vedere le cose, perché sapete che io tendo a non comprare, però c'è stato, come dire, ci ho messo lo zampino, perché ci sono state 3 situazioni che si sono create. La prima, che gli sponsor hanno offerto alle partecipanti una swag bag, che se non c'ero Orietta a dirmi ah sì, la swag bag, io non avevo idea di che cosa significasse, però non ho cercato che cosa significhi swag bag, ma è insomma tipo un cotillon, diciamo, per i partecipanti. Era qua dentro tutto in questa bella tote, che vendevano anche separatamente, penso che si possa comprare. L'offerta era di 5 euro, non so se ce ne sono ancora avanzate, eventualmente potete contattare Dana tramite il gruppo, l'associazione, penso che si possa fare. Vedi, c'è Knit Victim qui, si vede? Sì. E poi c'è la quote di Elizabeth Zimmerman, che è una delle mie preferite in assoluto, che è knit on with confidence and hope through all crisis, cioè lavora a maglia con sicurezza e speranza attraverso tutte le difficoltà, tutte le crisi, e è proprio per me un motto di vita, perché quando c'è lo stress, quando c'è la tristezza, quando c'è un qualcosa che sembra più grande di noi, non c'è niente di meglio di dire ok, adesso prendo 10 minuti, metto in fila qualche punto e mi riaggancio alla vita. Dentro questa borsina c'era c'erano delle cose, ecco, offerte dagli sponsor, che hanno reso possibile insomma la realizzazione di questa borsetta di Katia, carina, con questa pecorella, Katia Yarns. Io non sono una grande frequentatrice di Katia, non li ho mai provati, ma li proverò, con un occhiello per far passare il filo, e mi sembrava una buona soluzione per calzini. E dentro qua c'era qualcosa sempre, cioè un calendario da tavolo di quest'anno, e che mi porterò in ufficio, diventerà il mio calendario da scrivania, e un knitting gauge, un righello con anche le misure dei ferri, sia in pollici che in centimetri. Ora io, come vedete, sono tatuata e ho questa fissa che mi è venuta da Chevirel, di farmi un tatuaggio alla mano dentro, tipo con da una parte tipo 4 inches e dall'altra il centimetro. Sono pazza, forse sono pazza, e non so, forse lo farò. Trovo una tatuatrice, un tatuatore abbastanza fuori da farmelo. Poi cosa c'era dentro? C'era, ok, le dispense, e all'interno delle dispense ci sono varie
c'era la tessera associativa e poi dei buoni, sempre da parte degli sponsor, per fare acquisti. Quindi ce n'è uno di Wool Crossing della Federica, che anche lei ho avuto modo di conoscerla, carinissima, persona squisita, e niente, e offre ai partecipanti degli sconti carini, interessanti. Poi c'era Mayak che ci dà il 10% di sconto, e poi c'era quello di Lana d'Abruzzo, Roberta Castiglione. E Lana d'Abruzzo, io ho della Lana d'Abruzzo con cui devo fare delle cose, però come sapete io non acquisto in questo momento, cioè poi ho acquistato, ma diciamo che tendenzialmente cerco di limitarmi, quindi non penso che li userò. Poi c'erano i cataloghi di Borgo dei Pazzi, poi io me ne sono ritrovati altri due e fa niente, con il catalogo di Amore e il catalogo in generale, e loro fanno un lavoro egregio, hanno dei filati favolosi e mi sono piaciuti tantissimo. Tra l'altro hanno offerto l'aperitivo di benvenuto, dove ho bevuto 6 spritz, e così, momenti da ricordare in compagnia. Poi dentro, sempre la swag bag, c'era questo matassina di Baby Yak, 25 grammi, questa in questo colore mi piace molto. Poi c'è questo Tibetan Cloud, che è lana tibetana, che è proprio un sample, proprio una micro cosa, più sono due, quindi sono 50 grammi di questa Baby Yak, molto molto gradita. Poi una matassina della Lambswool di Bish Bush in questo colore molto bello. Poi una bella matassa da 50 grammi della Sesia Nature, 100% lana, colore neutro, bello. Poi una ruota di Lopi, a me è capitato in questo colore, non rende molto a video, sembra più rosso, invece è proprio un bordeaux vinaccia. Come sapete ho ricevuto già altra Lopi tramite lo swap, e quindi si preannuncia una stagione di Lopi per me. Tra l'altro, a proposito di Lopi, sempre Dana farà partire, da quel che ho capito, un cal, non vorrei dire cavolate, però dovrebbe partire un cal per cui la Lopi potrebbe essere indicata. Non vi dico il modello perché insomma sarà sua cura, se lo fa, annunciarlo. Poi c'erano questi marker, stitch marker marcapunti tulip, carini, vedete che c'è la forma del tulipano, sono a forma di tulipano, a lucchetto. Non so se questa puntina qui, pur essendo molto graziosa, sia poi funzionale, però insomma fa niente. Poi va bene, questo era il campione che avevo portato per provare a fare stick, però mi ero dimenticata a casa l'uncinetto, quindi non ho potuto fermare lo stick e tagliare lì per lì, però è un campione che userò per fare gli stick, perché c'è stato anche un segmento che ci ha fatto vedere Meg come fa gli stick, e è stato molto interessante. C'era da preparare questo sample. Questo è un misto, la lana blu è un Kauni, è lana Kauni, che è una lana estone che mi piace un sacco, estone, però loro poi sono in Danimarca, insomma non ho del tutto capito che giro faccia. Invece questa specie di verdolino grigino qui, che non so se riuscite a vederla
bene, eccola qua, è una Rowan, si chiama Fine Tweed mi sembra, comunque non la fanno più, ed era un po' tipo il tipo Shetland di Rowan, mi viene da dire, non vorrei dire cavolate, ma direi che era quello, era proprio una lana indicata per le lavorazioni ferail a più colori, e io ne ho delle palline che mi sono arrivate anche quelle tramite uno swap, e niente, le uso così. Poi però non è finita qua, questo va bene, è il libro di Meg che mi sono fatta firmare, Keep on Knitting di Martina 2019, e niente, questo proprio molto molto contenta di avere questa cosetta. Questa era lei un po' più da giovane, proprio bella, bellissima. Cioè è anche una bellissima donna, ma non è quello proprio, cioè ci sono quelle persone che sì, sono belle, ma sono rese più belle da quella luce che hanno dentro, che va oltre l'età, va oltre, come dire, le caratteristiche esteriori che uno può avere. Ma appunto non è finita, perché Borgo dei Pazzi, eccoli qua, ci hanno fatto dono di un'ulteriore borsina dentro cui c'erano due bei gomitoloni, anzi tre gomitoli, aspetta, eccolo qua, infatti mi sembrava uno di Amore 115, che è Amore quella un pochino più grossina, a me mi è capitato questo bel viola carino, e mi viene voglia di farci una fascia per capelli o insomma un accessorio. La loro lana per calzini bice, leggersi così, che a me mi è capitata in un colore che a me piace, che è tipo questo jeans, blue jeans, leggermente melangiata. Poi c'era dentro anche questa Milli 2, che a me è capitata in questo color turchese, e è un gomitolone enorme perché è un netto, e questa è un misto lana, acrilico, poliestere. Come dire, non penso che l'avrei comprato, è molto carino l'effetto tweed che ha, però penso tipo per le mie bambine potrebbe funzionare, anche perché loro amano molto questa cosa qua. Poi ho fatto però l'acquisto. Ho fatto l'acquisto. Che acquisto ho fatto? Ho comprato un kit, perché per giustificarmi per il fatto che devo comprare per un progetto specifico, se no non va bene, no? Cioè, qui abbiamo già tipo una piccola catasta di lana, vediamo se riesco a farvela vedere, non vi spaventate il casino, ecco lì la piccola catasta, senza contare la Lopi che è qua, cioè, che l'avevo messa da un'altra parte, quindi c'è già la piccola cappa, ma ho dovuto esagerare come al mio solito, quello, e ho preso un kit di cedro o new cedro, perché per farmi un soldotna, o come cavolo si chiama, e ho scelto questi colori, questo colore come colore principale, il colore non ha un nome, ma è il colore 34. Poi questo come colore chiaro, che è un rosa proprio completamente tono su tono, li trovo molto belli. Poi questo senape e questo grigio come altri due colori a contrasto, e questa è la palette, e secondo me mi starà bene così. Ne sono felicissima. La cedro è una lana 100% lana, e mi spiegavano che viene filata su un filatoio che risale al dopoguerra,
e per questo ha delle irregolarità. Ora magari non mi distruggo il gomitolo, però presenta delle irregolarità che sono proprio la sua caratteristica e derivano dal fatto che viene usato questo macchinario che è quasi un'archeologia industriale. Mi giustifico davanti alla corte dicendo che comunque è un crop top, cioè è una cosina corta e quindi bastano pochi gomitoli. Poi probabilmente ora vedo un attimo il campione, ma farò una taglia un po' più piccola perché questo filato è leggermente più spesso rispetto a quello che viene consigliato. Volevo prendere anche un kit per farmi un nordisca, mi sono innamorata di un colore, però non c'era, cioè non lo so, avranno avuto un quintale di lana, non esagero, cioè ma chili e chili, e io ho trovato l'unico colore che ne era rimasta un solo gomitolo, per cui se ho tempo, modo, voglia e tutto andrò da l'Elisa, mi sembra che si chiami così, di Lana di Miele, che è il negozio più bello che abbiamo qua a Milano, solo che mi risulta un pochino agli antipodi, ma io per altri motivi insomma da quella zona lì in qualche maniera a volte ci passo, e niente, mi farò preparare il kit da lei. Anche lì bisogna un po' aggiustare il gauge, ma secondo me insomma è una cosa che riuscirò a fare. Adesso, visto che ho parlato un bel po' e che ci sono ancora tante cose, vi dico, io ho fatto dei piccoli segmenti di vlog in cui proprio vi chiacchiero mentre cammino tra una sessione e l'altra, oppure andando verso il workshop. Poi ci sarà questa breve ma secondo me preziosa intervista con Meg Swanson. I sottotitoli anche di quella arriveranno. Io, come sapete, poi settembre è un mesaccio per tutte. E poi ho fatto anche un piccolo segmento con Lana al Pascolo, Cristina Pini, o meglio la signora che l'aiutava in questo contesto, e poi ci sono proprio dei piccoli momenti così di vita, il mercatino, e ho, come dire, fatto delle piccole riprese, così potete sentirvi un po' lì con noi, anche se magari non avete avuto modo di esserci in presenza. Io spero che l'anno prossimo si rifaccia, anche se non con Meg Swanson. Io sono pronta a partire, arrivo, e è stato bellissimo, quindi grazie a tutte. Io adesso vi lascio con il resto del video e ci vediamo la prossima volta. Mi raccomando, lavorate a maglia nel frattempo, così restiamo tutte sane di mente. Allora niente, praticamente sto andando, sono abbastanza in ritardo ovviamente, e mi sto dirigendo al workshop, e niente, questo è quello che sto vedendo. Ho fatto una bellissima colazione con un sacco di gente interessante, che c'era il nostro bed and breakfast barra ostello barra luogo da persone povere ma con un sacco di cose da raccontarsi, e quindi un caffè con una giapponese, un australiano, due tedeschi e noi. È chiaro che io, cioè, per come sono fatta, cosa faccio? Mi perdo in chiacchiere. Allora sto camminando come una pazza. Ora vi faccio vedere la mia faccia, se ci riesco. Si vede? Si è vista? Non lo so, perché potrei girare tipo col cavalletto in mano come una vera professional, ma cioè non riesco. Ho anche dimenticato della spazzatura, ho anche dimenticato il microfono. Ieri è stata una bellissima giornata, ho fatto un po' di foto ma non tantissime, perché poi io mi metto a partecipare, il mio animo da reporter si perde un po' così nel socializzare. Chiaramente trovo tutti i semafori rossi e vedete c'è il pulsante placebo, eccolo qua,
vediamo quanto ci mette, e eccolo. E quindi niente, mi perdo dietro a parlare con questo, con quello, mi siete venuti a salutare un sacco di persone e io tipo da un lato mi voglio seppellire perché mi vergogno ovviamente, e dall'altro sono stata felicissima, cioè per me fare nuove amicizie è proprio, come dire, il senso della vita, no? Tipo Monty Python, e quindi così. Adesso stacco un attimo perché non ho tantissima batteria, passo col rosso, e non ho tantissima, non batteria, spazio di memoria, quindi magari invece di io che ansimo perché sto correndo, magari possiamo tenere questo spazio per delle cose più interessanti. Qua si vede Firenze, lì c'è la chiesa ortodossa, che stupenda, però è controluce, è verde, passo. Firenze è come sempre bellissima, cioè che gli vuoi dire a Firenze, veramente. Il lavoro che faccio, poi vengo in questi posti e dico, ma io, cioè veramente noi ci tocca lavorare il triplo, perché qui si sta da Dio. E niente, dai, ci sentiamo dopo. So we are recording. Thank you so much for agreeing to speak with me. My pleasure. For these minutes, precious time. So, in Parliamo di Maglia, that's my knitting podcast that basically translates in Let's Talk About Knitting. Yes. I love to talk about knitting books. Yes. And of course, you have a very privileged view about knitting books. Mm-hmm. And I would like to ask you if you have a recommendation for a book for a beginning knitter, like something to not only learn but keep you interested and... Yes, I used to say Mary Thomas, but now I say Sally Melville's book called The Knit Stitch. The Knit Stitch? Yes, it's the entire book is nothing but the knit stitch, and there are many, many garments that you can work, mm-hmm. and you don't do anything except knit. And then she had a follow-up book called The Purl Stitch, in which every garment in that book is done with purl. So I think the knit stitch is one of the best, very beginning knit. But on the other hand, go to YouTube. I mean, there is nothing that is not on YouTube. Yeah, at the moment. At the moment. Absolutely. And on the other hand, like the book for the knitter that has them all, Yes, let me think. I think that would be Mary Thomas. That book is from the 1930s, but it is still completely valid. Everything is in there. Everything you look up, you will find. Every technique. Yeah. Yeah. I don't think there are any overall beginner knitters books that I know about, other than Sally Melville. Mm-hmm. And as I say, people, anything you think of will be on YouTube. Yeah. And you can play it over and over and over again, and it really does help to watch a video rather than read a paragraph. That's how I learn. That's me too. Knitters are visual. It's much easier to learn after you watch somebody do it rather than a paragraph of text describing it. So I would say go to YouTube. Yeah, but like if you have like a book for the knitter that is advanced, yes. And wants to just be a little push, have that little push, yes. That keeps you. Yes, always knit beyond yourself. Yes. Yes, I agree. Pick challenging projects. Yes. And when I learn a new technique, I usually make a hat to practice a new technique. And then I end up with a useful garment, and I've been able to practice a new technique over and over again. So I have to say I have all Elizabeth Zimmermann and one of your books because they are not easy to find here in Europe. Oh, okay. But and that's how I do my samples. I always need something that I will use, otherwise it feels useless. I agree, and I guess Knitting Workshop is probably the most basic of her books.
for teaching someone how to knit and how to purl, how to increase and how to decrease. Yeah, and it knitting guides workshop. Yeah. And then there are projects, for each thing, a very simple yoke sweater and a raglan, and yes, okay, I could plug our own book, Knitting Workshop. Do it, please. Yes, Yes, I think it's one of the best. And there is a new edition a few years ago that was made. Yes, right? We added a lot. We kept every word of Elizabeth's. We didn't take anything out, but we added side panels of updated techniques, and of course you get to see all the sweaters in color now in the new book. I have to say I have the older version. Yes, the black and but white. I would like to. It's worth it to get the updated version. There's a lot more information as well. And I got also the videos. Oh, you do? Yeah. Oh, that's nice. Because I like to knit, like when I have the chance I knit with my mother. We live in different regions of Italy. She's here in Tuscany, and I'm near Milan. Okay. But it's something that we like to do. That's nice. I like mother-daughter knitting teams. yeah. She's not here, but she sends. Good. You greet her for me, please. Yes. So, I mean, I think we could stay here and talk for one day, but maybe we can wrap it up so you can go. Certainly, yes. I will do all my cuts, and we say goodbye to the audience. Bye-bye. And thank you for inviting me. Yeah, I mean, it's... È tutto super bello. Io sono veramente molto colpita. Vai. Ciao, sono Antonella. Sì. Collaboro con Cristina Ferrarini, che è la titolare di questa bellissima azienda agricola che si chiama Lana al Pascolo. Allora, in questa azienda ci sono due tipi di animali. C'è la pecora brogna e ci sono gli alpaca. La pecora brogna è una delle 4 razze autoctone del nord-est d'Italia. È una pecora che produce tanto, non produce solo lana, produce anche latte con cui fanno un formaggio buonissimo, si chiama Monteveronese, e produce anche carne, famosi sono gli arrosticini, e prossimamente ci saranno anche i tortelli di brogna. E presidio Slow Food. Allora, di questa azienda però parleremo principalmente della lana, del filato. È un filato semirustico, è un filato ha una bella mano, ha una bella definizione quando viene lavorato ed è un filato che è veramente molto caldo, si presta a diversi tipi di lavori. E Cristina non solo lo produce ma lo tinge anche con tinture naturali. In parte le coltiva lei, le erbe, i fiori, come reseda, come coleopsis, in parte utilizza per esempio il mallo della noce per ricavarne il tannino, in parte compra delle altre tinture o erbe che sono tipo il legno di campeggio, perché non esistono come tintura qua da noi, come erba qua da noi o pianta. È una lana che rende molto, per esempio possiamo avere su 100 grammi, possiamo arrivare ad avere anche 500 metri come tipologia di filato, di titolo. Per quanto riguarda l'alpaca, gli alpaca di Cristina sono di vari colori, ne ha di 4-5 colori tra il marrone, il bianco, il nero.
e quest'anno ha prodotto un nuovo filato, questa è la chicca, diciamo, ed è un filato miscelato tra brogna, alpaca nero e seta, in modo da poter avere anche il grigio naturale, che è un colore che altrimenti avrebbe dovuto tingere. Certo. E se uno volesse acquistare questi filati? Allora, attualmente c'è il sito web, comunque può scrivere Cristina anche tramite i social, sulla pagina Facebook Lana al Pascolo o sulla pagina Instagram sempre di Lana al Pascolo, e prossimamente con l'anno nuovo sarà attivo il laboratorio Molina, laboratorio esposizione, dove Cristina organizzerà anche corsi di tintura, infeltrimento. Perché la pecora brogna è buona anche per essere infeltrita, la lana di pecora brogna. Assolutamente, nasce come prodotto di feltro, nasce proprio nel passato, era proprio una delle attività principali, era proprio l'infeltrimento della lana. Per fare il feltro si Per usa. fare il feltro, esatto. Ok, allora se vuoi puoi saltare. Grazie a tutti. Io sono venuta a prendere il mio... Scusa. Arrivo subito. È finito?
Ok, sono in ascensore, nell'ascensore del bed and breakfast, che si è fermato, e praticamente devo correre come una pazza perché, come tutte le mattine di questi, cioè sia anche ieri mattina, la sera non si impara, sto arrivando in ritardo. C'è Orietta che mi aspetta, gli ho detto io sono partita, ha detto dove sei? Io ho detto sono qui, portone. Ok, e esco. Adesso c'ho da camminare circa un quarto d'ora e niente, praticamente la cosa carina è che, vabbè, queste Firenze io sono un pochino leggermente fuori, però questi sono i momenti in cui riesco un po' a parlarvi di quello che stiamo facendo, perché poi io mi perdo. C'era un sacco di gente che faceva foto, che ha postato foto prima, ma io non riesco a stare tanto sulla notizia, diciamo così. Allora, intanto è stato bellissimo e carinissimo il fatto che in tantissime mi avete scritto, mi avete detto, cioè scritto, siete venuti proprio a salutarmi di persona, dicendomi che mi piace quello che faccio e insomma, cioè io così non so cosa dire, è una cosa bellissima. E ho fatto un pochino di riprese a quello che c'è, ho preso tanti biglietti da visita per fare dei parliamo di maglia con prossimamente. Ho cercato di chiacchierare il più possibile con più persone possibile, ho parlato e registrato un brevissimo segmento ma tipo preziosissimo con Mike Swanson. L'unico grosso timore che ho è che non vada tanto un discorso di audio, perché chiaramente io mi sono dimenticata di portarmi il microfono esterno. Praticamente noi stiamo facendo i corsi in questa sala conferenze, che è una sala di un edificio e penso che sia stato ristrutturato ma minimo nell'Ottocento, ha dei soffitti altissimi e un'acustica da panico. Quindi praticamente io mi sono infilata per parlare con lei tra la fine della mattinata, dei lavori della mattinata e il pranzo. E vabbè, ne lasciamo perdere perché proprio insomma così, cioè mi sono sentita un po' una merda, nel senso che, tra l'altro, brevissima parentesi, ieri, cioè il 14 di settembre, adesso è il 15 mentre scrivo, cosa è successo? È successo che era il compleanno di sta donna, quindi io avevo l'ansia che ero lì a parlarle di sì, cose interessanti, ma voglio dire cazzate in confronto al compleanno di qui con sua sorella in Italia, cioè, e la trattenevo dal suo pranzo di compleanno, insomma mi sono fatta 1000 problemi. Per fortuna c'era Dana, perché noi cresciute con Beverly Hills, io non so voi, ma io quando leggo donna dico donna, invece lei si pronuncia da sola Dana, che va benissimo. Una delle mie migliori amiche di tutto l'universo è Dana, quindi ci sta di chiamarla Dana, e no, nel senso che non è un nome a me così astrudo sconosciuto. Comunque Dana faceva un po' da gatekeeper, perché cioè tra chi si doveva fare autografare una cosa, chi doveva fare un discorso, Dio è verde, aspetta che fa passare, chi doveva fare un discorso di farsi una foto, insomma tutte queste cose qua, no, poi ti portano a impegnare sta donna per delle mezz'ore, per cui mi sono infilata. Però morale della favola, non so, cioè spero che sia una cosa spendibile poi qui con voi e per voi, però non lo so perché l'acustica era veramente pessima. Lo stesso ho fatto
un piccolissimo pezzetto in un altro modo, ma cioè, bisogna un po' attrezzarsi con il discorso dell'audio, perché ora vedremo in post-produzione cosa riesco a fare. Vedete che io ho le rughe, perché mi dovrei preoccupare delle rughe? Questa è la fighissima tranvia di Firenze che non ho preso perché ho deciso che cammino tutto il tempo. Io a Firenze ci lascio sempre dei centimetri di suole, di scarpe, perché cammino ovunque, è rosso. Io ho la fissa che devo passare con verde, non mi fa. E ho perso gli occhiali da sole, questo già lo dicevo, e nulla. E poi va bene, ho visto di voi, ho visto Paola, c'è stata Deborah, e va bene Orietta, cioè che siamo state proprio compagne di banco tutto il tempo, la siamo proprio raccontata alla grande, siamo andate a prendere insieme e insomma è stato veramente bello. Poi, come dire, a livello di corso, proprio di corso, cioè cazzo da dire, cioè lei è veramente figa, cioè Miss Swanson ha l'arte nelle mani, tu vedi quello che fa e dici ah, si fa così, adesso ho capito. Per fortuna la mia compagna di banco ha preso gli appunti, cioè col telefono, perché io ero tipo imbambolata a guardare cosa faceva e non mi è venuto in mente di fare le riprese col telefono. E Dana mi diceva anche, ma no, ma se vuoi tu fai proprio anche delle riprese, ma cioè sinceramente di fare tipo le riprese del videocorso non mi sembrava tanto cosa. Nel frattempo io passo accanto alle persone, io ho tipo un cavalletto ripiegato in mano e mi parlo da sola per strada e sì, va tutto benissimo, come dire, siamo nella normalità al 100%. E nulla, insomma, io sono entusiasta di questa esperienza. Era la prima volta che facevo un workshop di maglia, sono partita col botto come al mio solito. A me le cosette così un po' spiccette non mi interessano. C'è chi mi ha chiesto tipo di incontri, di cose. Ah, un'altra che ho conosciuto finalmente di persona, Valentina Ortu, di Cuore di Maglia e degli incontri di maglia a Milano. E poi ho avuto modo di parlare con i ragazzi di Borgo dei Pazzi, che sono cioè proprio bellissimo il lavoro che fanno. Ah, un super cane bellissimo con la sua padrona, lo vedete? E con la sua padrona dice piano, oddio, io adoro i cani. E cosa? Niente, adesso devo attraversare la circonvallazione di Firenze, vediamo se riesco a restare viva. Allora, questi sono i bottoni placebo, c'erano anche ieri. Pigiamo il bottone placebo, cioè praticamente appoggi la mano, non c'è un cazzo da pigiare, non ti dà quella soddisfazione proprio di pigiare un bottone, no? E la giornata anche oggi è bella, ieri faceva un caldo da morire e niente, oggi c'è corso, poi ci si ferma fino alle 2:30 noi, alle 3 abbiamo il treno che si torna a casa. E questa macchina come viene venuta? I pazzi, cioè, proprio vanno troppo veloci. È rosso, cioè il semaforo è fatto male, nel senso che tu hai un semaforo verde per un pezzettino e il semaforo dopo è rosso, cioè non è temporizzato giusto. Adesso passa. E quindi così sono uguali, quello che è uguale, tanto di fare un limite di faccia, quasi un limite di faccia.
c'è un signore che sta in vendo contro gli automobilisti, vorrei tipo baciarlo in bocca, ma non posso. Sta anche bestemmiando, questo lo rende ancora più fico ai miei occhi. E voi sapete che io ho un problema con le auto. Io praticamente ho delle origini profondamente toscane, perché i miei nonni materni, con cui ho passato tantissimo tempo, sono proprio toscani, cioè Massa, Carrara è toscana per modo di dire, è una storia per un altro giorno, come dicevamo con Orietta, questa è una storia che si racconta in un altro momento. Però loro sono mio nonno di Pisa, la mia nonna è nata a Pisa e poi è cresciuta praticamente a Firenze qua. Quindi c'è quella sana schiettezza e quel modo di dire le cose anche un po', anche non importa quanto sei borghese ed elegante, anche con un pochino di turpiloquio se ci vuole, mi appartiene tantissimo. E niente, io sto molto bene quando vengo qui, però francamente non so se ci potrei abitare. Sto facendo dei bicipiti a tenere sta cosa nonostante la mia macchinetta sia leggera. E allora, sfruttando questi altri 10 minuti che devo camminare, così vi faccio venire ancora più mal di mare mentre camminate con me, poi chissà se si sentirà qualcosa. Allora, di cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato di costruzioni di maglioni con tutta una serie di trucchi e trucchetti che, cioè, diciamo che non è una scienza esoterica quella che ha passato lei, ma, come posso dire, sono tutte informazioni che scavando si recuperano dai libri, video, pubblicazioni, post di blog e tutto quanto. Ma la cosa carina è stata averlo tutto condensato in un unico, in 2 mattinate. Attraverso il rosso. È stato proprio bello. No, cioè bello e super utile, ecco. E quindi di cosa ci ha parlato? Ci ha parlato, va bene, dell'EPS, Elizabeth Percentage System. Sapete che la mia pronuncia inglese è proprio pessima, anche se mi faccio capire. E con lo schema che è lo stesso, lo schema più simile che c'era quello che c'era sulla dispensa, lo trovate, se non vado errata, amiche che siete qui, se vedrete questo video correggetemi se sbaglio, è quello di Opinionated Knitter. E Opinionated Knitter è lì lo schema, quindi cioè ti dà, come dire, tutto per, cioè tutti i tipi di maglione riesce a fare, no? In questo modo, perché poi quando la proporzione è giusta. Poi le rifiniture, quindi funny seams, cioè le cuciture finte. E la cosa figa, grazie Federica di Wool Crossing, è cioè, che non riuscivo a capire è come fai a mantenere la costa. Cioè, ovviamente la gente mi vede, guarda come se fosse una pazza, furiosa. Che praticamente stavo dicendo la costa, lei cosa ha fatto? Ha fatto una cosa figa che io condivido col mondo, poi se mai censurami, non lo so, Federica, però effettivamente è un accorgimento geniale che bastava pensarci, cioè lei quando ha pensato che voleva buttare giù la maglia per poi riprenderla e fare il funny seam, cosa ha fatto alla costa? Ha aggiunto un punto in più, quindi la costa non ti si rovina. E quindi poi tutti i vari tipi di funny seams, perché ce ne sono almeno 3. Poi un'altra cosa fighissima, va bene, abbiamo parlato della lana pura non super wash. Io ho solo campioni di pura lana ma super wash, perché è roba per le mie figliole, cioè
io devo vivere anche le dive vivono, come diceva quella pagina Facebook. Io, come dire, ho molto poco della diva, ma sicuramente devo vivere. E ok, sono in via Faenza, dove è il posto, quindi sto arrivando. Vedi, mi ci vuole un quarto d'ora a piedi, però ci sta. E perché così vi faccio entrare con me, no? Una cosa carina. E cosa stavo dicendo? Stavo dicendo un'altra roba. Poi abbiamo fatto short row, cioè ferri accorciati. Anche lì devo contare assolutamente sugli appunti di qualcuno, perché io mi sono un po' persa. Allora aspetta, io ci sono qui adesso. Il posto è questo, una figata, è bellissimo. Questo più avanti. Oddio. Sì, Cenacolo Fuligno, eccoci qua. E più avanti, dove c'è anche l'hotel Azzi. Azzi. E niente, e poi cosa abbiamo fatto? Mi sembra basta, cioè questi sono stati gli argomenti trattati. E appunto la cosa è che, come dire, eccoci qua, si vede? Eccolo qui, opla, ci sono, vado su, vedi c'è tutto un movimento di persone, vado di sopra, eccole qui, carine, ci siamo, ciao. Salgo e oggi facciamo color work e quindi è una cosa che mi rende molto felice. Io ho tutte le mie cose qui, ovviamente è un posto che è una figata, cioè da me è stata proprio super brava a trovare questo posto, che bello, cioè c'è poco da fare. Sono in modalità vlogging. Di ciao. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Avanti a tutti. E questa è la sala. Qui ci sono i campioni dei maglioni che si possono vedere. E questa è tutta la sala. Ci sono tutte le amiche. E niente. È veramente carino. Io vorrei la mia compagnuccia di là. Eccola lì. Ciao! Sono con Ani, sono in modalità vlogging, ho camminato tutto il tempo. Sì. Ecco. Adesso sì, sto registrando, poi vabbè taglierò, brigherò, perché aspetta, ciao!